Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2025. Ok. Abbiamo la carta del mago. Amici dell'Ariete, può parlare di nuovi inizi, nuovi percorsi. È una carta che indica il fare alchimia, cioè il prendere quello che potrebbero essere delle energie pesanti e trasformarle in energie preziose. L'alchimista era colui che trasformava il piombo in oro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti. Mi raccomando ragazzi, solo WhatsApp, non rispondo alle telefonate in quanto il telefono è sempre in silenzioso. Sempre nella descrizione trovate anche il link alla promozione di giugno che sta per scadere, insomma, che è la lettura semestrale. C'è sempre nella descrizione il link al workshop di luglio sulla stesa identikit, dove vi insegno a fare un identikit specifico di una persona che potenzialmente potrebbe entrare nella vostra vita. E sempre nella descrizione ci sono anche i link per i 2 corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie materiali. Partiamo da un 7 di coppe, poi abbiamo un 5 di coppe, un 4 di pentacoli, 3 di spade, ruota della fortuna, 10 di bastoni, queste sono decisamente troppe, 6 di coppe e la stella. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un attimino quali sono le energie, dopodiché andrò a fare i vari esempi con gli occupati, i disoccupati, la finanze, investimenti, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 7 di coppe che secondo me parla di una serie di possibilità che potreste valutare all'inizio del periodo. Allora, abbiamo un fante di bastoni, è come se foste inesperti in qualche cosa e steste valutando il da farsi. Re di pentacoli. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Re di spade e il sole. Dunque, il 5 di coppe, ragazzi, è una carta che indica un po' di tristezza. Mi viene da dire un po' di abbattimento, no? Perché c'è questa figura che piange sulle coppe che si sono rovesciate. Il punto qual è? È che c'è ancora qualche cosa su cui lavorare e con questo re di spade e la carta del sole sento che è un po' come se avessi bisogno di
fissare un obiettivo e farlo crescere, perché qui si parte da tante idee e non tutte sono effettivamente concretizzabili e ho come la sensazione che qui dobbiate proprio puntarne una al massimo due e focalizzarvi sul far crescere quest'idea, questo progetto. Andiamo a vedere il 4 di Pentacoli. 4 di spade, 5 di bastoni e 4 di coppe. Ho come l'idea che, considerato magari il non sapere bene che cosa scegliere, qualcuno potrebbe preferire lo star fermi. Cioè, è come se per paura di sbagliare nella vostra scelta preferiste non scegliere e rimanere lì dove siete. Tenete presente che anche il non scegliere è una scelta. Andiamo a vedere il 3 di spade. Regina di spade e mago, eccolo qua. Um, io credo che io credo che ci sia qualche, perché anche qui abbiamo un 4 di spade che è una carta, è uno degli arcani minori della temperanza. Credo che qualcuno qui stia tentando di risanare la propria situazione economica, la propria situazione, la propria situazione in generale, che sia lavorativa, economica, di investimenti. Credo che ci sia come questa esigenza. Tenete presente che avete re regina di spade, quindi potrebbe essere ottimo il fare dei programmi, fare dei progetti, fare delle statistiche, fare delle liste per vedere che cosa è vantaggioso fare e che cosa non lo è. Vi dico che comunque avete anche questo mago, che è proprio una carta di nuovi inizi, è qualcuno che fa concretamente qualche cosa, è una carta molto di energia maschile, una carta yang di qualcuno che prende, parte e va e fa. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. 4 di pentacoli che si ripete, ce l'avevate già lì. 3 di pentacoli e giudizio. È come se qualcuno finalmente si decidesse a prendere una strada. Non importa in realtà quale, però è come se piuttosto che rimanere fermi perché siete indecisi, è come se ne prendeste una facendo delle valutazioni anche un po' veloci e iniziasse su quella strada. C'è anche la carta del giudizio, quindi io vi dico che allora o potrebbe arrivare effettivamente una chiamata da parte di qualcuno, potrebbe essere una chiamata che vi invita a collaborare con qualcuno, oppure semplicemente questa regina di spade, questo fare gli elenchi, le valutazioni, può diciamo rendere chiara la vostra situazione e da lì darvi un'idea più completa. Mi viene da dirvi una cosa con questo 3 di spade. Tenete presente che noi umani viviamo qua sulla Terra, che è un mondo di dualità, no? E questo 3 di spade, siccome si impara, si cresce attraverso la sofferenza, non sempre, però diciamo che è quella che va per la maggiore, è come se questo 3 di spade, questa sofferenza, questo momento fosse il detonante per farvi partire verso nuovi obiettivi. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Asso di spade e 5 di coppe nuovamente.
Sì, secondo me vi renderete conto che con questo 5 di coppe non è tutto perduto, potete ancora lavorare su quello che avete già. Sulle idee, se per esempio, allora c'è un 7 di coppe e poi c'è un 5. 7 di coppe parla di idee, parla di anche illusioni, cioè però è un po' tutto quello che si potrebbe sviluppare. Con il 5 di coppe io ho come l'idea che abbiate già provato a portare a terra queste idee, ma che non sia andata esattamente come volevate voi. E arrivando a questo 10 di bastoni, il punto è che avete troppe aspettative. Nel momento in cui vi togliete queste aspettative, secondo me, sarà più facile seguire il flusso, proprio perché non avete dei punti d'arrivo, cioè iniziate qualche tipo di progetto e semplicemente vi direte, vediamo come va. Non è il inizio questo progetto e dentro 6 mesi sarò miliardario, per esempio, no? Però è inizio questo progetto e vediamo come va nei prossimi 6 mesi, senza grandi aspettative. Andiamo a vedere 6 di coppe. 8 di bastoni e il mondo. Ragazzi, secondo me riuscirete ad arrivare a un risultato ben corposo. Vi dico, quello che mi viene da suggerirvi è che tra la carta del giudizio e l'otto di bastoni potrebbero arrivare delle comunicazioni importanti che vi danno come quello sprint in più. È come se vi facessero rendere conto di quello su cui vi siete, diciamo, bloccati e vi desse la possibilità di capire che cosa mandare avanti, come mandare avanti questo qualche cosa. Vi dico, i risultati qua secondo me arrivano. Il 6 di coppe è una carta di sogno, quindi secondo me potrebbe effettivamente arrivare il compimento di qualche sogno, di qualche ideale, di qualcuna di queste idee del 7 di coppe. Andiamo a vedere ancora un attimo una carta per la stella. Abbiamo il diavolo e la forza. E che qua vi dovete mettere. Piangersi addosso non serve a niente. Anzi, tra l'altro si sprecano energie. Quindi qui tanto vale agire, tirarsi su le maniche, fare dei nuovi piani, mi viene da dire, e iniziare un nuovo tipo di percorso. Se quello che avete provato fino ad adesso non ha funzionato, semplicemente cambiate, senza star lì a commiserarvi, perché il 5 di coppe in questo caso è come se voi pensaste di non essere voi, cioè di essere voi che non siete in grado. In realtà non abbiamo solo la nostra componente, cioè per quanto uno faccia, non è che c'è solo quello che noi facciamo, c'è il libero arbitrio degli altri, la situazione esterna, le persone che vi circondano, il periodo storico, ci sono tante componenti che potrebbero influenzare la riuscita dei vostri progetti, quindi non vi abbattete più di tanto. Ricominciate, ritentate, trovate di nuovo la grinta con questa regina di spade e il vostro potere personale per raggiungere gli obiettivi. La carta della stella mi dice che dovete puntare in alto, quindi qualsiasi sia l'obiettivo che dovete lasciare indietro, non importa, ce ne sono altri da poter sviluppare e secondo me ce n'è uno in particolare che andrete consapevolizzando durante questo semestre grazie al giudizio che vi porterà finalmente al compimento, al risultato, a questo mondo. Adesso andiamo a vedere carta per carta, no scusate, settore per settore. Quindi se partiamo dalle persone che sono disoccupate, secondo me cambiando modo di pensare riuscirete a proporvi anche in aziende che non avete considerato fino ad adesso. Per qualcuno potrebbero essere aziende lontane o lavori online, quindi proprio da casa. E secondo me le cose iniziano a prendere una piega diversa rispetto a quella che hanno avuto fino ad adesso. Ora, sinceramente ragazzi non vedo contratti di un certo spessore,
però è vero che vedo nuovi inizi. C'è da dire una cosa, se per caso, questo vale per tutti e tre i gruppi, però se per caso avete avuto o avete ancora dei lavori, dei progetti con qualche vostro amico, amica, conoscente, potrebbe anche essere qualche fratello effettivamente o sorella, insomma, però anche lì potrebbe non avere, diciamo così, i risultati che voi vi aspettate. Cioè, se non vi dà il risultato che pensavate, semplicemente cambiate. Non vi lambiccate il cervello perché, ripeto, non serve a molto. Cioè, serve capire dove c'è stato l'errore, dove si può migliorare. Però poi la nostra responsabilità arriva fino a un certo punto, poi ci sono anche altre componenti da dover valutare e prendere in considerazione. Se siete occupati, allora qua devo dirvi ragazzi che potrebbe arrivare qualche nuovo ruolo di responsabilità, qualche nuova mansione, soprattutto per quello che riguarda il controllo qualità, risorse umane, potrebbe essere anche qualche ruolo dove voi, perché avete come una certa abilità a, a vedere le cose che non vanno in una situazione e quindi potreste sfruttare questa vostra dote per la vostra azienda, insomma. Mm? Io sento che qui è come se vi valutassero in modo diverso in questo semestre, ok? Per quello che riguarda le persone che sono autonome, secondo me le cose vanno bene, cioè devo dire che tra tutti e tre i gruppi siete un po' quello che è più protetto. Vedo nuovi lavori, nuove conoscenze. Per qualcuno potrebbe anche trattarsi di fare pubblicità della propria azienda e di conseguenza è come se le vendite avessero un boom. Diciamo che tra tutti i gruppi voi siete quello che secondo me se la cava meglio. Vedo come espansione, raggiungimento di risultati, la presa di consapevolezza. È come se qui vi rendeste conto che i vostri clienti hanno bisogno di altro e semplicemente vi adoperate per dare ai vostri clienti questo altro e quindi qui prendere potere personale. Tenete presente che la forza parla di forza di volontà. mm? Quindi voglio quella roba lì e uso la mia forza di volontà per arrivare a quella roba lì e non mi fermo fino a quando l'ho raggiunto. Per quello che riguarda la situazione economica, ecco, allora qui ragazzi fate attenzione, mi viene da dire. Ehm, Innanzitutto, quando fate shopping, attenzione alle cose che comprate per capriccio, perché magari quando siamo giù di morale ci fa piacere comprare qualcosa per riempire quel vuoto che noi sentiamo. Il punto è che il vuoto che si sente in questo caso è un vuoto emotivo e non è un oggetto che lo riempie. Per cui fate attenzione alle spese pazze in questo periodo. Anzi, mi verrebbe da dire, con questa re regina di spade, di tenere i conti sotto mano, sempre aggiornati al giorno. Però tutto sommato non è che vedo grossi problemi, diciamo che si tratta di imparare a gestire meglio quello che vi entra. Per quello che riguarda la situazione investimenti, secondo me non va male, anche qui ci sono come varie possibilità, se vogliamo, ehm, di reinvestire. L'unica cosa, considerato questo 4 di pentacoli, il 4 di spade e il 4 di coppe, secondo me fate bene qualsiasi valutazione prima di acquistare degli immobili o prima di reinvestire i vostri soldi, perché potenziale ce n'è tanto, possibilità ce ne sono tante,
però ho come la sensazione che siate voi che abbiate bisogno di imparare a tenere sott'occhio le vostre finanze, non vi appoggiate a qualcun altro, dovete essere voi che ragionate con la vostra testa. Poi è chiaro che non potete diventare esperti in questo settore in 6 mesi, perché magari c'è gente che è anni che lavora in questo settore, quindi potrebbe venirvi bene ascoltare o consultare qualche esperto, però al di là di quello dovete ragionare con la vostra testa, secondo me, dovete essere voi padroni del vostro patrimonio. Se per caso avete dei progetti, ecco, questa forse è la parte che vi darà più soddisfazioni, secondo me. Sono progetti che esulano dal lavoro, ma secondo me sono progetti che vi possono dare delle grandi soddisfazioni entro la fine dell'anno, ragazzi. Quindi se per caso state meditando in questo periodo estivo di iniziare qualche nuova cosa verso settembre-ottobre, diciamo che le carte che ci sono qua indicano come un progetto che può avere sviluppi importanti, può darvi delle soddisfazioni importanti. Bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Scusate, prima di qua. Introduci lo humor nella tua vita. Fa vedere un pagliaccio, mi ricorda tanto il 2 di Pentacoli, che è un po' la carta dell'equilibrista. E qui abbiamo, analizza se realmente hai senso dell'umore, senso dell'umorismo, perché la guarigione è più facile se ne applichi un pizzico. Il sorriso può alleviare quasi qualsiasi cosa, meno le irritazioni, no, almeno le irritazioni giornaliere. L'obiettivo: introduci l'umorismo in tutto quello che ti causa stress, già che sia una della risposta più potenti che tu possa avere, raggiungere. Poi abbiamo arrenditi al divino. Qui avete la ruota della fortuna, ragazzi. Giudizio e mondo. E qua dice: identifica una paura che hai bisogno di lasciare in mano al divino in maniera incondizionale. E questa preghiera può cambiare veramente tutta la tua vita. Cioè, per la serie, questo problema lo lascio all'universo. Ve ne lavate le mani, vi togliete qualche peso, qualche responsabilità. L'obiettivo: libera la tua anima del carico della paura. E poi qui abbiamo una carta che indica il praticare la visualizzazione. La lezione di oggi: visualizza quello quello che hai bisogno di guarire o creare nella tua vita. L'immagine deve includere i 7 chakra, così che situala coscientemente in ognuno di loro. Con la respirazione anima questa immagine, dalle vita e riempi il tuo essere. L'obiettivo: metti in pratica e credi nel potere della visualizzazione. Ragazzi, la visualizzazione è una delle tecniche per la manifestazione, ok? Ci sono due correnti energetiche che ci attraversano. Una è la corrente ascendente, che serve per pulire le vibrazioni, innalzarsi e elevarsi fondamentalmente, e poi c'è la corrente discendente o manifestante, che è proprio quella corrente che vi permette di concretizzare le cose, con la carta del mago. Comunque sono temi che io spiego in modo molto dettagliato nella sezione degli abbonati. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata perlomeno ai video. I titoli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Ok, qui abbiamo
Impresa familiare, infatti vi dicevo che qui qualcuno potrebbe avere qualche collaborazione con qualche familiare, qualche parente, anche amico, perché in questo caso si parla di famiglie di anime e parla di un mese e mezzo, quindi un po' come vi dicevo prima, secondo me l'estate sarà un momento dove penserete a come poter agire e l'autunno potrebbe essere un momento dove fisicamente agirete. E poi avete il soldato della luce, giugno. Io sto pubblicando in giugno, quindi è adesso, è come trasformatevi nella vostra migliore versione di soldati della luce. Soldato della luce è come i semistellari, no? Un po' per farvi capire, non è proprio la stessa cosa, però sono le persone che lavorano per la luce, che lavorano nella luce. Quindi fatemi sapere poi se vi risuona nei commenti. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Non mi resta che consigliarvi appunto di abbonarvi al canale nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita. Nella sezione degli abbonamenti, ragazzi, io tratto anche le credenze limitanti. Quindi, se volete iniziare un percorso a tu per tu con me, basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Diversamente lo tratto anche nella sezione degli abbonati e lo potete fare per conto vostro. Lì le credenze sono divise per settore, quindi amore, lavoro, denaro, insomma, andiamo a vedere un pochettino quali potrebbero essere. Tenete presente che fino a quando non si fa un lavoro con le credenze limitanti, non si è coscienti di averle. Comunque, date un'occhiata alle playlist con le copertine lilla, come vi ho già anticipato, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!